Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento estremamente caldo: contratti di luce e gas. Non riesci a capire le voci delle bollette? Hai dubbi sul contratto che hai sottoscritto? Hai paura del conto di luce e gas che arriverà? Beh, allora questo video fa assolutamente al caso tuo. Stop, fermati subito. Resta con noi fino alla fine di questo video e ti darò accesso ad una risorsa completamente gratuita, la quale ti sarà di enorme aiuto a prepararti alla lettura di bollette di luce e gas. Allora, come avrai capito, in questo video non smonteremo nulla, ma ci avventureremo in questo percorso attraverso contratti e bollette di luce e gas. Questo è il primo di una serie di 3 video su questo argomento. In questo video vi dettaglierò i vari contratti che esistono, parlando sempre di mercato domestico, e successivamente negli altri 2 video andremo nel dettaglio delle bollette. I contenuti all'interno di questo video sono fondamentali per la giusta comprensione delle bollette. Una precisazione: l'analisi dei contratti e delle bollette che andremo a fare non sarà a livello di Energy Manager, quindi non andremo nel dettaglio del dettaglio, ma ci limiteremo alle voci principali, che comunque coprono circa il 99% del valore totale della bolletta. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Allora, eccoci qua con la nostra prima slide. Nella prima slide trovate una divisione in 3 gruppi dei contratti principali. Il primo contratto è il contratto di maggior tutela, detto anche variabile di stato. Secondo tipo è il mercato libero a prezzo fisso, mentre l'ultimo tipo è mercato libero ma a prezzo variabile. Quindi queste sono le 3 principali categorie dei contratti. Parliamo sempre di tipo domestico. Allora, partiamo con il mercato libero a prezzo fisso. Questo è un contratto che ha una validità prestabilita, di solito 1-2 anni. Il costo della materia prima è definito in fase di firma del contratto. Questo costo rimarrà fisso per gli anni di validità del contratto. Punto numero 3. Alla scadenza del contratto il gestore può rivederlo con diverse modalità. Ad esempio può passare in variabile. Questo è esattamente quello che è successo a me. Io avevo un contratto mercato libero a prezzo fisso, alla sua scadenza il gestore me l'ha cambiato in variabile. Ora guardiamo il mercato libero ma a prezzo variabile. Ha sempre una validità prestabilita, di solito 1-2 anni. Il prezzo della materia prima, in questo caso conviene dividerlo in 2 componenti. Il PUN, prezzo unico nazionale. Il PUN è il prezzo al quale l'energia, gas o luce, viene venduta ai gestori. E il secondo è lo spread ed è l'aggiunta del gestore. Facciamo un esempio: il prezzo della materia prima è 15, si suddivide in PUN 10, spread 5. Lo spread è a discrezione del gestore, quindi ogni gestore può mettere lo spread che vuole. Il PUN segue l'andamento mensile del mercato, da qua appunto variabile. Quindi se il prezzo dell'energia elettrica o del gas variano ogni mese, di conseguenza il PUN varierà ogni mese. Alla scadenza del contratto il gestore può rivederlo, sempre con diverse modalità. Esempio, può variare lo spread, può portarvi lo spread da 5 a 10. Ora andiamo a vedere invece il contratto di maggior tutela, il cosiddetto variabile di stato. Qua la situazione è leggermente più complicata e a mio parere vale la pena spenderci 2 parole in più. Prima di tutto è un contratto che sta andando pian piano in disuso. Per esempio, per i contratti di partita IVA superiori a 15 kW è già stato eliminato. Per tutti i restanti contratti di partita IVA, cosiddette microimprese, verrà eliminato entro il 1 gennaio 2023. Per i contratti domestici invece è stata concessa una proroga per tutto il 2023. Questa è una news delle ultime ore. Poi, cosa molto importante, si tratta di un contratto variabile. Infatti questo contratto è detto appunto anche variabile di stato. Proseguiamo. Il prezzo della materia prima si compone di PUN e spread, esattamente come il contratto di mercato libero a prezzo variabile. Qua c'è la prima differenza. Il PUN è calcolato sulla media del prezzo del gas dei 3 mesi precedenti. Quindi, per semplificare le cose, vi faccio un esempio con bolletta mensile. Bolletta di aprile. Siamo in contratto libero variabile. Il PUN sarà quello del mese di aprile.
Ma se siamo invece in un contratto di maggior tutela, il PUN sarà la media del prezzo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Punto numero 6, qua secondo me è il punto fondamentale del contratto di maggior tutela. Lo spread è fisso per ogni contratto, tendenzialmente è più basso della media degli spread dei contratti del mercato libero variabile. Se vi ricordate bene, lo spread nel contratto libero variabile è completamente a discrezione del gestore. Invece nel contratto di maggior tutela lo spread è fisso e tendenzialmente è più basso della media degli spread dei contratti di mercato libero variabile. Quindi questo punto qua è l'unico punto che fa veramente la differenza a livello di soldi, che in ogni caso non incide più di tanto sulla bolletta finale. Proseguiamo. Nelle fatture sono spesso assenti i dettagli sul prezzo della materia prima, ma tuttavia sono facilmente consultabili sul sito di ARERA. ARERA è l'autorità di regolamentazione per energia, reti ed ambiente. Quindi se avete dubbi sui prezzi, andate sul sito di ARERA e trovate tutte le informazioni. Ultimo punto. Soprattutto nell'ultimo periodo, ARERA sta modificando alcuni dettagli. Per esempio, alla data odierna è stato cambiato il punto 4. Il PUN non è più calcolato sulla media dei 3 mesi precedenti, ma è gestito esattamente come il contratto di mercato libero variabile. Quindi allo stato attuale l'unica differenza tra un contratto di maggior tutela e un contratto di mercato libero variabile è solamente il punto 6. Quindi per riassumere, che cosa c'è da sapere sul proprio contratto? Dovete assolutamente sapere se siete in un contratto di maggior tutela, libero fisso o libero variabile, data di rinnovo e data di scadenza, perché il vostro gestore vi può cambiare il tipo di contratto alla scadenza di quest'ultimo. Il prezzo fisso energia nel caso siate in un contratto di libero fisso, o lo spread, quindi l'aggiunta del gestore, nel caso siate nel mercato libero variabile. Questo, come vi ho già detto, è una panoramica veloce sui tipi di contratto, la quale è fondamentale per poter leggere le nostre bollette. Nel caso tu abbia dubbi sul tuo attuale tipo di contratto, puoi mandare una fattura alla mail thehandymanitaly@gmail.com per un consulto gratuito. Spero di avervi chiarito un attimo le idee su quanto riguarda i tipi di contratto. Ci vediamo successivamente per i video su fatture di gas ed elettricità. Ciao!